Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Luca e oggi vi voglio portare un leader alternativo di OP14. Un follower su Instagram ha risposto che vorrebbe vedere il leader di Jimbe OP14. Questo è un leader aggro, colore blu, con un active main davvero forte. Nella nostra active main noi possiamo andare a trashare una carta dalla mano e diamo fino a 2 don restati a un nostro Fishman o Merkfold leader o character. Questo cosa significa? Che noi andiamo a giocare i pezzi e poi dopo andiamo a recuperare i nostri don tramite effetto leader. Possiamo trashare quante carte vogliamo e daremo sempre 2 don restato a patto che sia un Fishman o un Merfolk. In questo caso il deck sarà prevalentemente a base Fishman o Merfolk. Partiamo dall'Arlong Sercino, classico Sercino, è un 1-3000 e con 2 don arriva a 5000 di potenza, quindi sono fatte proprio apposta per questo mazzo. Abbiamo Chiwi che ci fa un pesco 1, lei qua è un counter 2 di base, alla fine è un counter 2. Lui molto forte, Kurobi, perché prende Rusher, quindi noi andiamo a giocarlo a 3, scartiamo e diventa un 3-5000 Rusher. Anche io vado a pescare una carta. Abbiamo Wadatsumi, counter 2000, in più se noi trasciamo una carta dalla mano per il mio effetto, viene negato il suo effetto di non poter attaccare e quindi può attaccare. Abbiamo la classica padding, abbiamo dentro Aladdin che on play ci fa giocare pezzo costo 3 o meno e anche io pesco una carta. Shirahoshi uguale, è un blocker, pesco 1 e posso giocare un pezzo 3 o meno, Fishman o Merfolk dalla mano, quindi in questo caso andiamo a fare lei into lui, molto forte, o into lui anche. Lo dell'ST per rimbalzare i pezzi 4, Yozu per rimbalzare i pezzi 6, perché poi io vado a riprendermi magari le carte da scartare, no? Quindi io attacco, riprendo, scarto magari una bianca o vado a ripescare, vado a rigiocarle. Fisher Tiger mi fa pescare 3, a fine turno devo trasciare carte alla mano finché ho 5 carte in mano, ne avremo sempre di meno. Jimbe Rusher, che prende rush quando io trascio carte dalla mano. Perfume per evitare i blocker, Red Rock per togliere eventuali minacce e 2 Blade per andare appunto a pulire board, nel qual caso io non avessi possibilità di play, ma vado a giocare lei per pulire la board. Il mazzo si presenta davvero molto aggro, quindi noi andremo a giocare tanti pezzettini e poi abilità leader, attacchi, così che l'opponent si concentrerà sulla board e le nostre vite saranno salve e lui continuerà a scartare carte perché logicamente resterà senza carte o continua a tirare su vite, no? Fino a che arriva un momento in cui giocando lui a un 8-10.000 mettiamo tutti i don sotto e dopo non ha nessun tipo di problema perché se io ho 5 carte da trashare posso dare tutti i don a lui, quindi posso fare un 20.000 con 5 carte da trashare. Mi trascio la mano, faccio la chiusura con un 20.000. Prima di andare a fare 2 partite vi ricordo di iscrivervi al mio canale, mettere un bel like se vi piace, attivare la campanella delle notifiche, mettere hype se ce l'avete dal cellulare. Vi ringrazio per tutto il supporto e ringrazio anche tutti i nuovi iscritti che vedo che pian pianino stiamo crescendo. Adesso abbiamo il primo target dei 100 iscritti e vediamo di fare qualcosa di simpatico e di carino per tutti voi. Vi ringrazio ancora e adesso andiamo a fare le partite. Siamo contro Carrot, andiamo secondi. E... non una mano bellissima, sinceramente, perché non abbiamo niente da rimbalzare. Ok, già meglio. Già meglio. Fa Sercino. Se facessimo doppio drop a 1 sarebbe male. Rivela Carrot. Ottimo, Sercino. Andiamo counter 2. E un play peschiamo. Un turno. Questo molto va bene perché gioco blocker.
Possiamo giocare loro 2 e loro 2. O anche a 4 alziamo pezzo, adesso vediamo cosa vogliamo fare. Dipende cosa fa lui. Ah, lui fa 5 così. Mi fa doppio 5. Va bene. Prendiamo la prima, counter 2. Ok, allora. Vediamo se difende. Non difende. Allora, qui il blocker ancora non serve, quindi io farei così. Questo ribalza a pezzo 4, quindi la carrota 5. Quindi facciamo così. Andiamo 2 down qui. Attacchiamo. E attacchiamo. Il nostro oppo scarta. Pedaro. Adesso lui a 5 avrà la carrot in mano probabilmente. Ci ha rivelato la carrota 8. Ok, non ci setta pezzo, va bene. E... va bene, Fisherman va bene. Fisherman va bene. Perché devo scartare di alla 5, 3. Qui potremmo fare anche 3 scarto Arlong e attacco, cioè 3, 2 glieli do, oppure possiamo andare a riempire board con lei e questo farlo dopo. Così, così. Poi lascio questo. Cinque. Poi faccio doppio 6. Un po' bianco. Siamo un po' bianchi. Come vedete, con il fatto di giocare due pezzi, noi abbiamo già la board piena. È vero che sono dei 3000, però diventano poi degli attacchi fastidiosi, no? Quindi adesso lui, il nostro oppo comincia a tirare su vite, però ne ha ancora due da tirare su, più l'ultimo hit finale. Noi abbiamo un blocker anche a terra e dopo gli arriva una scarica di attacchi non da poco. Dice di scartare doppio 1000,
la carotina e va bene. Poi lui se ci attacca i pezzi, qui pesco e qui pesco. Quindi pesco 3 carte. Su va 7 donne. Non può ancora fare la carrot, la carrot costa 8, quella di EB. EB04. Fa zu. Ok. Gira blocker, va bene. Probabilmente poi frizzerà il blocker con la carrot, va bene. Ah no, frizza lui, ok. Va bene, questo lo lasciamo. Andiamo a pescare un red rock interessante. Red rock è interessante. Red rock è interessante perché potremmo fargli saltare questa e non ci frizza. Perché dopo lui ha 8, vuol fare quell'altra. E... Oppure possiamo fare Fisher e poi scartare per fare attacchi da 7-7 o almeno 9-9 e poi dopo concludere con lui. Andiamo. Ok, un altro gimbone ho preso, molto bene. Allora, cominciamo, scartiamo Femur, lo vedo qui, faccio andare a 5, 3, 6, 8, andiamo ad scartare qua. Gimbe, qui. Facciamo il primo attacco da 7. Mi prende. Adesso l'idea potrebbe anche essere, per andare a fare proprio l'ultimo attacco, fare così. Così, anche character, così, così. Siamo sotto le 5 carte. 11.000. Un turno. Così abbiamo tolto la sua condizione dell'end of turn di avere carte fino a 5 carte in mano. Abbiamo fatto un tacco da 11, così lui va a 0. Adesso lui farà la carrot 8. Lui andrà a frizzarmi un pezzo, però non può frizzarmi tutti. Probabilmente andrà a portarmi via forse 2 pezzi. Vediamo. Sì, questo è restato, quindi questo non resterà. Adesso mi farà 6. Allora, non so se gioca Rusher, se gioca lui sta andando per chiusura, quindi io questo lo paro. Questo lo prendo, perché mi servono 5 carte poi. Fa 2 nuovi Minsk, quindi avrò 2 attacchi da 6 di nuovo. Ok, va bene. Tanto già ho un counter 2. Va bene.
boh, di limiti attivi. Ah, 3 ne può rimettere attivi. Ah, ok. Siamo da 2. Il 6 diamo doppio 1000. E il 7 prendiamo. Ok, va bene. Ok, adesso ne facciamo prima di tutto attacchiamo da 5, così lui è costretto a darci carte, non ha blocker. E poi chiudiamo con lui. 2, 4, 6, 7, 14. Potrei già chiudere con lui, Questa partita lui non ha eventi, quindi al massimo è 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, più 5, 19, lui diventa un 20, perché scarti la mano, dai tutto a lui, diventa un 20, quindi questa partita è GG. Adesso devi scartare almeno un 1000, per favore. Ok. Ah, questo forse poteva metterlo. No, non aveva la curva. 7, ci deve dare 2 carte. 2. Ed è bianco. Ah, ancora GG, proprio senza neanche usare il Jimber Rusher. Comunque la giocata è poi Jimber Rusher, pesco 2, scarto 5, do 10 don ed è un 20. Siamo contro Ace giallo-blu. Andiamo secondi, sempre qui. Mano non bellissima perché non andiamo a fare niente. È vero, abbiamo il Jimber Rusher, ma qui mulligherei. Mano decisamente migliore. Qui andiamo a searchare, lui fa searchino, ci rivela Ace di PRB. Allora, andiamo a fare lui, counter 2, facciamo questo into questo. Poi assai possiamo giocare questo riprendendoci lui, volendo. Va bene. Ok, andiamo a pescare, molto interessante questa. Noi andiamo a fare questo, peschiamo 1, giochiamo questo, attacchiamo da 5. Ok, trasciamo 2 don qui e attacchiamo. Vedete con... esatto, quindi una l'ha presa e una l'ha. Adesso vi fa guardare le prime 5. Ok. E... ma io tanto l'unico attacco che può fare io vado a blocco. Blocco perché a questo punto io quello me lo riprendo, me lo rigioco. Adesso io posso fare 2 don, devo giocare, no, 2 don, faccio così. Lui prenderà un counter 2, va bene. Faccio così.
Anche la padding non è male, ma quella la tiriamo dopo. Potremmo fare anche lui into lui, che tanto lui ha un blocker, che non fare un rimbalzino inutile. E non è una brutta scelta, però questo è un counter 2. Per rimbalzare un blocker e poi rifargli fare la giocata. Non è neanche una brutta idea. Se giochi questo into questo, scarti lui, gli fai un doppio 7, però mi volevo riprendere lui per scartarlo. Quindi così, così. Scarti. 7. Vediamo se triggera qualcosa. Ah, ok, resterà lui. Vabbè, non è morto nessuno. 5. Ok, ci dà il counter lui di prima, va bene, adesso lui a 7. Vediamo se fa ancora fa il giochetto. Ok, if you have tourless live. Ok, adesso comincia a fare i suoi giochetti, va bene. Va bene, ho sentito un 9. Va bene. Ok. Andiamo a 8. Reordered life. Facciamo così. Possiamo anche pescare 1. Lui è un 7. Trasciando li facciamo 7. Tanto poi dopo faccio Gimbe. Fare un attacco grosso. Sì, a questo punto 7 e trasciamo anche lui, facciamo un bel no, un bel 10. Lui ci dà un bel po' di carte, doppio 2, va bene, va bene. Ancora fa il suo giochetto. Mette sotto. Questo draw to cards. The return from top of the choice. Ah, vuole fare il card top. Ok, vabbè, questo lo prendiamo. Allora, Gimbone. Allora. Questo salta. Possiamo fare anche 9. Lui prende, trigger, quindi pesca 1 e attacchiamo da 10. Benissimo, lui è andato a 0. Ancora.
End of turn, ah, ok, però se le gira poi dopo se le può mettere su. Ok, lui ha messo là quello. Probabilmente avrà modo di giocarlo dopo. E noi con 8 carte in mano, ok, fa un sacco di cose. Va bene. If you are playing up to a with a cost of 2 from your end or trash, ha giocato quello. Ma lui sta pescando tanto, direi che dopo. No, non possiamo fare niente. Ok. Un 7. Yozu padding Yozu. Potrebbe anche essere un'idea. O alziamo con i rusher. Anche potrebbe essere un'idea. Tanto pesco 2 e poi pesco 2, trascio, diventa un 7, diventa un 1000, probabilmente uno salteranno i due blocker e comincio a scartare per fare, faccio 9, 10, 10. E lui 9 mi deve dar 2, 10 mi deve dar 2, probabilmente si salva con i blocker, però poi dopo ha due attacchi e noi abbiamo più abbastanza counter per salvarsi. Allora, noi facciamo ah no, un blocker lo perde, è un counter 1000. Facciamo così, così, così. Cominciamo a... Va bene, questi hanno rusher, scartiamo. Abbiamo capito. Diventa 9. 2000, 1000. 10 mi deve dare 2, resta con una carta in mano teoricamente. Adesso vediamo il 10 cosa fa. Salta blocker e adesso 2, 4, 6, 8, 10, 17, diventerebbe un 16 se scarto 3 carte. Non conviene farlo. L'unica cosa che possiamo fare, beh, però ha parato, quindi forse 10 non lo para, perché ha tante carte bianche. Io farei così, trascerei io 2, 4, 6, scarterei lui, diventa un 12, e via. Ed è bianco perché ha spell. Avete visto come la forza di Jimbe è veramente questo Jimbe che continua ad attaccare, fa il doppio pezzo, attacchi, 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 alla fine l'Oppo non ti sta dietro. Allora, qui siamo contro Boa, adesso prendiamo il block che ci gioca a pezzo, adesso lui farà 2, non mette sotto niente, come se super, ah ok, e noi qui facciamo così, 5, so neanche se voglio attaccarla, perché se qui triggera, però 5 probabilmente countererà, no,
appena detto. Vabbè, ci sta, comunque è quello che deve fare il suo mazzo, quindi non è quello il discorso. È gloriosa, ok, mi scarta per famma, va bene, ha già 9 carte in mano, però ha già 2 vite, prende, mette quello che vuole. Io pesco. Sei su 3, resto alto di vita. Voglio... Qui pesco comunque, va bene. Qui vado a fare un pesco. Mi gioco lui. Metto pesco. Lascia. Va bene. Va bene. L'importante è che si svuoti la mano. Tanto adesso va, perché se adesso lui fa Kuma e gira la margherita, non la può più salvare, deve fare la boa per forza. È vero che mette una vita in più, noi potevamo spingere sulle sue vite, ma non cambiava niente, li scartava ugualmente. Fa la run, ok. Credo che lì... Adesso non devo capire cosa ha messo lì, perché è strano. Ha fatto una... 5 su 3 va bene. 8 faccia. Se la prendiamo. Allora, le scelte sono due. Oh. Proviamo a mettere Yogi. Yogi più forte. Yogi più forte. E perché devo fare 5. 5 scarti che volevo riprendermi in mano per poi scartarlo. Beh, tanto essendo costi 4 posso fare anche con questo. C'ho 4. Gli posso mettere 2 don sotto. 2 don così poi ce li restati per questo. E gli alzo la run di nuovo. Quindi, così poi andando a scartare un'altra carta posso attaccare. Vediamo. 5. E mi dà Redrock. Va bene. Allora. Adesso mi riprendo lui. Questo ti torna su. Me lo posso anche rigiocare per pescare. E a questo punto adesso scartiamo la Redrock 6 a 8 si fa Kuma e gli facciamo male. Vediamo, possiamo fare un doppio 7. Vediamo se prende questo pare, quello prende probabilmente, se ne ha. Pala della RAM che gli ho appena tirato su, prende e triggera le gorgone. Però le gorgone le posso mettere in mano anche, non è un problema.
Adesso lui se fa Akuma gli avanza 2 vite, può farmi doppio 6. Il matchup contro Bo, appunto, se lui triggera o no. Se lui non triggera sei sereno, se triggera però adesso lui deve affrontare poi una... Deve affrontare, beh io c'ho il blocker anche. Ho 7 carte in mano, se fa Kuma va appunto. Quello andrà sicuramente tolto. Vi fa Kuma, scarta Margherita, mette vita. Ok. Adesso può fare 7. Può fare 7-7. No, decide no. Prende vita e la cambia. Ok. Ora sta tutto a vedere come attacca. Deve avere... Adesso fa doppio 6, quindi possiamo anche eventualmente parare. Perché poi io dopo quei 5 mi concentro su quella. Se gliela porto via, lui comunque adesso ha solo 4 carte in mano e 3 me le deve rivelare se vuole fare effetto. Ok, non lo fa. Ok, attenzione, questa è la partita di svolta, perché adesso questa Gorgona è in difesa. Allora, innanzitutto Red Rock qua. E noi adesso andiamo a... Allora, perché vorrei Jimbe o anche Fisherman. No, faccio Dio, Jimbe puoi alzare un pezzo e Fisherman però peschi, no, sto prendendo Gimbone. Allora, andiamo a lui, allora è 5. Se la difende mi deve dare la mano. Va bene, andiamo a vedere cosa ha messo. Ah, ok, Margherita che cerca, ok. Ok, la buona 9. E adesso... E ha scattato counter 2. Ok. Mi dà 1000. Prende. Non è un trigger. Adesso lui ha la Playboy a 9. Se lui ha la play della boa 9. Gli mette una vita, mi toglie una vita. Però dopo fa 6 su... E 6 mi porta via 2 pezzi. Mi porta via 2 pezzi. Un pezzo perché uno va di blocker. Quello sì. Ah no, gioca quello. Vabbè, mi spaccherà uno dei due. Va bene. Quindi sappiamo che ha una boa. Addirittura. Ah, questo non me l'aspettavo. Vabbè, tanto non ci serve. Va bene.
Dove blocca? Non l'ho capita questa. Attacco da 5. Ok, facciamo lui. Ok, possiamo portare, gli metto la margherita in mano. Ora attacchiamo di 16, lui ha... E da GG. GG, lui era abbastanza messo male, perché comunque con l'iniziale arringa che abbiamo fatto, comunque lui poi non c'è più stato dietro. Dopo aver fatto le partite, avete visto come alla fine Jimbe è un leader veramente, veramente aggressivo. Non è nei top ranked dei meta, perché comunque dovendo scartare le carte ti dà una problematica che poi alla fine finisci la benzina e non riesci più a proseguire nel late game. Infatti devi cercare di chiudere a turno 10 con il Jimbe, se no dopo diventa faticoso poi salvare le vite e anche i pezzi. Diciamo che la carta chiave è sicuramente il Jimbe, il Lo che ti va comunque a togliere dei pezzi è molto importante, lui anche fortissimo perché rascia, quindi molto forte, anche lei che è blocker, che mette pezzo, in più ti fa anche pescare, quindi non ti fa esaurire subito la benzina. Importante sempre partire le mani iniziali con uno di loro due, perché così puoi sicuramente poi aggredire, e se fortunatamente l'avversario ha magari una mano bianca all'inizio o con pochi counter, puoi veramente metterlo in difficoltà, perché poi lui va 2, una vita, comincia a calare certi pezzi, gli rimbalzi i pezzi e poi lui si trova senza risposte alla tua board. Questo è il core del mazzo, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se avete altre novità, se volete vedere altri leader, se il formato vi piace. Io vi ringrazio soprattutto per il supporto, vi auguro una bellissima giornata. Ciao ciao!